Oggi invece abbiamo una GameCube che apparentemente non legge i giochi a freddo, cioè nel senso appena accesa ci vogliono 5-10 minuti magari che la console si scaldi prima che cominci a leggere i giochi. Allora, da cosa è dovuto questo problema? Questo problema qua è dovuto forse da due cose. Il lettore che può essere parzialmente guasto, oppure da una cosa ben più semplice, non tecnicamente più semplice da risolvere, ma più semplice da capire, che sono i condensatori sulla scheda. Di solito il comportamento di un condensatore cosa fa? A freddo non riesce a lavorare bene, se lasciate passare 5-10 minuti il condensatore riacquista leggermente la sua funzione e vi permette di far funzionare la scheda sulla quale ovviamente sono installati i condensatori. Come si risolve? Ovviamente, per prima cosa si apre la console, ci sono 4 viti posteriori con la testa Gamebit, che è una specie di Torx inversa. Ma questa la potete trovare ovunque praticamente. Se scrivete Gamebit la trovate ovunque. E polverosa devo dire, ma non ha importanza adesso. Possiamo dargli una soffiatina. Giusto per. Bene, allora dopo ci sono svariate viti attorno. Questo qui lo possiamo togliere e anche questo qua frontale lo possiamo togliere. C'è il cavetto qui, è un cavetto a pressione, quindi si può sollevare tranquillamente. E adesso ci serve il cacciavitone. Si stacca la ventola. E questo va a scoprire altre viti al di sotto. Potete andare a togliere anche il cavetto qua, così vi liberate del pezzo. Bene, allora ci sono 4 viti qua frontali che sono più piccole. E poi ci sono tutte quelle più grosse attorno, come vedete. Una volta tolto tutto, possiamo togliere la parte superiore del lettore. Bene, ora possiamo togliere l'assemblato. Basta solo staccarlo, c'è il connettore. Ovviamente telecamera se ne va via. C'è il connettore qui, basta solo sollevare. E di questo ce ne possiamo dimenticare. Ora togliamo le viti rimanenti qua e scopriamo la scheda. Bene, allora adesso cosa dobbiamo fare? Quando noi abbiamo il lettore che non funziona, andiamo a giocare con il potenziometro, vero? Vi mangio le dita tutti quanti se lo fate. Vi mangio le dita. Le strappo a morsi una ad una. Il potenziometro qui, questo qui, non si tocca. Non dovete mai toccare i potenziometri dei lettori. Perché? Molto semplice. Il lettore ha una vita predeterminata, ovvero circa 5.000 ore di funzionamento. È normale. È fatto così. È come una lampadina. Lampadine non sono eterne. Il laser è una lampadina alla fine. È normale che dopo del tempo, 3, 4, 5.000 ore di funzionamento, comincia a non leggere più i giochi. Nel caso del GameCube, non è solo il lettore che può essere guasto, ma anche i componenti sulla scheda, come ho detto, i condensatori. I condensatori sono quelli che forniscono energia al lettore. Quindi, prima, sempre andate a sostituire i condensatori, se ne siete in grado. E dopo, se il lettore non funziona, eventualmente si può andare a reimpostare un attimo la potenza del laser
se proprio non volete acquistarne uno nuovo, ma in ogni caso quando si va a toccare il potenziometro vuol dire che il lettore, il laser, è già da sostituire. Quindi perché aspettare, perché farvi del male da soli e non comprarne uno nuovo? Compratene uno nuovo, lo installate e i vostri problemi non esistono più, va bene? Io vi ho avvisati. Se vedo che mi arriva una console con il potenziometro tutto sballato perché avete provato a fare le cose che non dovete e poi me lo mandate a riparare sperando nel miracolo, vengo a casa vostra di notte, sbuco fuori da sotto il letto, vi mangio le dita delle mani. Ci sono un sacco, ma veramente un sacco di video che mostrano questa tecnica qua, smontano il lettore, poi vanno a giocare sul potenziometro senza farvi capire perché lo fanno e non lo sanno neanche loro il perché, ma perché l'hanno visto da altri video che hanno fatto la stessa cosa e più o meno ci sono riusciti, ok? Lo fanno vedere anche a voi. Voi ci cascate di nuovo, anche voi, su questa catena infinita di sciocchezze. A volte può andare bene, a volte può andare male, ok? Non dico che è tutto una bufala. Il potenziometro serve per aumentare la potenza del lettore quando il lettore è ormai scarico, ok? E quando la scheda ha ormai i componenti usurati, guasti, no? Quindi aumentiamo sì la potenza. Al posto che accendere la vostra macchina con una batteria da 12 volt, andiamo ad accenderla con una da 48 volt, no? Sì, così funziona meglio, sì. Però questo non è il massimo, sapete? Bene, ecco qua. Questi sono i nostri componenti che sono guasti difettosi. Non sembra che abbiano perso liquidi o altro, perché i condensatori, magari per chi segue il canale da più tempo, anche o per chi ha avuto a che fare in passato con, per esempio, i Game Gear, Sega Game Gear, no? Dove ci sono molto spesso i condensatori che si vede che hanno riversato il liquido elettrolitico sulla scheda andando a corrodere. Qua non è questo il caso, i condensatori sono buoni, sono di buona qualità, ma nel tempo anche questi hanno una vita predeterminata in tempi orari, del tipo 1000, 2000, 3000 ore, va bene? Quindi dopo una certa età anche loro finiscono di vivere, insomma, e creano questo problema. Allora, possiamo andare a staccare i due fili qua, se volete. Sono anche marchiati. Qua c'è scritto red, rosso ovviamente, e brown, marrone, quindi non avete nessun problema, li potete anche, se avete il saldatore ovviamente. Per fare questo lavoro alla fine sì, serve il saldatore in ogni caso. Andiamo a staccare i fili, altrimenti, come avevo fatto vedere prima, giriamo la scheda e si può lavorare così, se preferite, senza staccare il filo. Io adesso stacco il filo, così riesco a lavorare meglio. Bene. Così ho la scheda libera, il lettore lo posiziono qua più avanti, così è più al sicuro, e adesso vado a togliere i condensatori. Come togliere i condensatori qua? Si può usare l'aria calda e si può usare il saldatore. È un po' più difficile con il saldatore, io consiglio l'aria calda. Quindi non si va da sotto perché sotto c'è il connettore di plastica, va bene? Io lo faccio da sopra, se anche il condensatore prende un po' di caldo, comunque deve essere sostituito. E allora ci sono, almeno per questa scheda qua, ci sono questi più piccoli, ok? 1, 2, 3, 4 e 5, che sono da 47 microfarad, 4 volt. Noi non ci interessa il voltaggio, basta che sia superiore, quindi possiamo utilizzare 47 microfarad per 10 volt, va bene? O 16 volt. 16 volt però più aumenta il voltaggio, più aumenta la grandezza del condensatore, e poi qua abbiamo difficoltà a farceli stare. Ci sono eventualmente i kit di ricambio, dove appunto vi forniscono la stessa forma di condensatori. Io purtroppo non ho il kit, quindi vado ad utilizzare quelli normali, quelli classici che si trovano in tutte le schede. Questi qua, eccoli qua, io li preparo già, 4 e 5.
Dopo abbiamo questo qui che è un 47 microfarad 6,3 volt, quindi anche questo verrà cambiato, è un po' più alto in voltaggio, ma mettiamone un altro da 47 per 10 volt. Dopo abbiamo 100 microfarad e 100 microfarad per 6,3 volt, quindi andiamo a prendere 100 microfarad, 2 da 100 microfarad per 10 volt. E poi, no, 3 da 100 microfarad, c'è anche quello lì. Ecco qua, 3 da 100 microfarad e uno da 220 microfarad per 4 volt, quindi 220 microfarad. Io quelli da 10 volt li ho finiti, ma ho disponibili quelli da 16 volt. Eccolo qua. 220 per 16. Eccoli qua, questi sono tutti i condensatori che servono. Allora, possiamo cominciare con quello da 220, perché no? Quindi aria calda. Io uso in questo caso 400 gradi, 50% di aria. È una scheda piccola e anche sottile, quindi non assorbe molto calore. Riscaldo l'aria circostante, vedete che il condensatore è venuto via senza esplodere. E andiamo a mettere il nostro condensatore. Ovviamente adesso bisognerà considerare che qui abbiamo dei rialzi e dobbiamo considerare appunto che la scheda appoggiando così ha questo spazio qua alla fine. Ok, questo è tutto lo spazio che c'è, quindi circa sono 1 centimetro di altezza, dove possiamo appunto posizionare i condensatori. Quindi se io faccio così e vado a riposizionare la scheda, era posizionata così, bene. Allora io vedo che il condensatore che devo andare a mettere è qui, girando così, circa dovrebbe, scusatemi, circa posizionato così, se lo giro dovrebbe andare circa qua, ok? Quindi io cercherò di posizionare il condensatore in modo che poi si stenda verso di qua. È un po' giochi di posizione, ma si può fare. Quindi in questa direzione, vero? No, sì, anche in questa direzione, può andare anche in questa direzione qua, in questa direzione. Allora, positivo e negativo, il negativo è segnato dalla striscia, qua c'è una doppia striscia, il positivo invece è segnato dai due angoli qua, ma in ogni caso potete anche fare riferimento a come è fatto il condensatore, come era il condensatore, era messo così, vedete la banda nera è la parte negativa, quindi la banda nera qua, parte negativa, e noi posizioniamo, pieghiamo le gambine, facciamo tutto il resto, e lo posizioniamo e procediamo avanti così per tutto il resto della scheda. Ed ecco qua il lavoro finito. Tutti i condensatori sono stati cambiati, sono stati tutti messi in posizione che non diano disturbo quando si mette la scheda in posizione. Ho già risaldato il cavetto qua, adesso finisco di riassemblare e basta, e poi facciamo un test. Torno subito. Rieccomi qua. Il GameCube adesso dovrebbe essere a posto, mucchietto di condensatori. Allora prendiamo l'alimentatore, che ce l'ho già qua preparato, come anche il cavo video. L'unico inconveniente è che voi non potrete vedere nulla perché non ho un monitor attaccato con l'HDMI, quindi è solo cavo composito e non posso farvi vedere, però potete sentire l'audio sicuramente. Allora io qua ho il mio giochino
Eccolo qua. Inserisco il giochino. Questa console non è mai stata accesa prima di adesso, quindi tecnicamente è fredda, e se dovesse essere un problema di laser, lettore, eccetera, dovrebbe farlo immediatamente. Se invece parte direttamente il gioco, quello è un altro discorso. Allora, lasciatemi prendere anche un controller. Bene. Ora accendiamo. Giusto, non ho messo il... Aspettate. Allora, attiviamo le levette dello sportellino, gli metto un peso, così rimangono premute. Ottimo. Riproviamo. Gira. Ovviamente avete sentito l'audio. Il disco è partito immediatamente. Allora. Eh, 50 Hz. Ho problemi con il mio controller. Oh, ok. A posto. Si sente l'audio? Spero di sì. Questo conferma che il gioco è perfettamente funzionante. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I make sure to drive safely and... Ci siamo? Fantastico! Ragazzi, un altro GameCube salvato senza neanche toccare il potenziometro. Avete visto? Il problema più grande con le macchine vecchie sono i componenti elettronici, non i lettori. I lettori possono comunque guastarsi se hanno fatto un bel ciclo di vita, ma se vedete che il gioco non parte subito, come vi ho già detto, lasciate scaldare la console e dopo magari 5-10 minuti, un quarto d'ora comincia a leggere i giochi, è un problema dei condensatori. Non serve regolare potenziometri, non serve comprare una nuova lente, prima provate a cambiare questi condensatori sulla scheda, ok? Una volta fatto questo, provate a vedere se il lettore vi funziona. Se non funziona ancora, allora si può procedere al cambio della lente. Poi ci sono tante altre cose, magari ci sono anche questi che non funzionano, si ossidano all'interno, ok? Questi sono i sensori dello sportello, quindi quando si sente che magari il gioco non gira, non fa nessun suono, niente, magari ci sono gli sportellini qua, cioè i sensori dello sportello che non funzionano. Ci sono tante altre cose effettivamente, però possiamo dire che un 80% dei casi è dovuto a lettore o condensatori, circa in una media di 50% dei condensatori, 30% delle lenti e il restante 20% di problemi in giro. Potrei dirla più o meno così, a numeri, no? Comunque ecco, va bene. Allora, siamo tutto a posto. Togliamo il disco, chiudiamo la console e questa la rimandiamo indietro al proprietario. E quindi noi anche ci salutiamo. Vi ringrazio per aver visto fino in fondo. Se avete bisogno di riparazioni, come sempre, io sono qui. Se volete lasciare un like, un commento, fate pure, nessun problema. Se volete venire a trovarmi nel server Discord, anche quello. Tutti i link utili per riparazioni, server Discord o altre cose, se volete fare una donazione, se volete abbonarvi al canale con 2 euro, tutto sta sotto nei link della descrizione di tutti i video. Noi, ragazzi, ci salutiamo qui e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!